Sono Antonio Pellegrino, sono di Caselle in Pitteri e sono il presidente di Terra di Resilienza Cooperativa Sociale. Vivo a Caselle in Pitteri e a Caselle in Pitteri, diciamo, con la cooperativa abbiamo aperto questo mulino nel 2017, mulino a pietra Monte Frumentario, e lavoriamo in questa direzione, nella direzione della coltivazione del grano, della molitura, dello sviluppo di pratiche sociali di innovazione prevalentemente. Senti, cosa ti ha spinto ad abbandonare il tuo vecchio lavoro, a rivoluzionare la tua vita e tornare nella tua terra? Io sono tornato con un bisogno identitario, una necessità proprio identitaria. Sono ritornato dopo un'esperienza di 4 anni in Toscana. E questa esperienza di 4 anni in Toscana per me si è chiusa con l'esperienza che poi in quegli anni si faceva relativamente a Genova, al G8, e là mi è maturata la consapevolezza, no? La voglia di conoscere il proprio, di radicamento, cioè proprio una necessità. E quindi di ritorno poi dalla Toscana mi sono speso da subito innanzitutto nel conoscere il proprio. Vengo da una famiglia contadina, quindi in qualche modo tanti input li avevo ricevuti, però ho affrontato anche una fase importante di conoscenza, di avoitismo, diciamo noi in dialetto, avoito, cioè andare a Voiti, e sono andato per anni a Voito, proprio tra le montagne e le storie di questo nostro territorio. E niente, dal ritorno dalla Toscana è nato pure il Palio del Grano. Dal Palio del Grano poi anno per anno una serie di esperienze una sull'altra mi hanno orientato in questo lavoro, che in qualche modo non è solo un lavoro da stipendio, è qualcosa in più. Dario Marino, che è il vicepresidente di questa cooperativa, definisce questo nostro lavoro apostolato. È un apostolato interessante, perché ha a che vedere con il nostro senso, con le nostre umanità, con il recuperare una dimensione di luogo che non sia solo folklore e nostalgia, ma che abbia la capacità propulsiva di mettere in piedi un momento di umanità interessante per il futuro. Antonio, ci parli della tua opera monumentale che avete intrapreso con la cooperativa, che è appunto la Biblioteca del Grano? Ma diciamo che tutto è partito un po' dal palio, perché quando abbiamo realizzato il primo anno il Palio del Grano ha avuto un forte impatto nell'immaginario proprio collettivo, popolare, tantissimi entusiasmi, insomma è stato un momento importante. E quando ci siamo resi conto, il palio l'abbiamo attivato con la Prologo di Caselle in Pitteri, quando ci siamo resi conto che nel palio stavamo correndo il rischio di tenere in piedi solo un momento così folclorico, nostalgico, abbiamo iniziato a recuperare le varietà locali nel 2008 con il primo progetto della Biblioteca del Grano. E nel 2010 abbiamo gemellato i rioni di Caselle in Pitteri con 8 paesi del Cilento, quindi portando anche altre persone nella gara. Nel 2012 è nato Campi di Grano e quindi sono arrivati ragazzi e ragazze da fuori con una possibilità di interazione altra, cioè di presenza nel tempo, in questo tempo, cioè riuscendo a essere contemporaneità, attualità. E nel 2012 è nata anche la cooperativa, e la cooperativa è nata proprio per portare avanti questo lavoro, anche per portare avanti questo lavoro di coltivazione dei cereali, perché quel lavoro che avevamo fatto con la Biblioteca del Grano di recupero all'inizio ci proponevamo come una forma sindacale, no? Noi affidavamo il seme al contadino e poi innanzitutto coltiviamolo, ritorniamolo a mangiare, però i contadini locali coltivavano queste varietà con le stesse tecniche con cui coltivavano le varietà moderne, quindi non riuscivamo mai quasi a avere il raccolto. Quindi pensammo che questa fosse una fatica da fare, proprio con un'idea di impresa. L'idea di forza, il punto di forza nostra era: lo facevano, perché non riusciamo a farlo? E quindi ci siamo caricati addosso anche questa responsabilità della coltivazione. Nel frattempo la biblioteca si è ingrandita, è cresciuta proprio la possibilità di esperienza e di conoscenza. Nella biblioteca di quest'anno ci sono quasi 100 varietà. E quindi il lavoro della cooperativa è stato tornare a coltivare. Poi nel 2017 abbiamo aperto il mulino
E dopo le esperienze agronomiche si è aperto un nuovo scenario, proprio le esperienze artigianali della molitura, capirle le cose, conoscerle, questo purtroppo senza maestri, senza qualcuno che te lo insegna, e quindi è una questione proprio di apprendimento e di pratica, che poi ci porta oggi a esistere in una realtà di relazione sia da un punto di vista della coltivazione del grano, mettendo insieme 26 compari, quindi 100 ettari in 3 province, Benevento, Avellino e Salerno, prevalentemente la provincia di Salerno, e riuscire poi a trasformare questo grano in farina, dare disponibilità di questa farina a panifici, a tanti privati, a pizzerie, a ristoranti, sempre in una logica però di relazione. Sempre una logica di relazione e mai in una dimensione di prodotto, sempre in una dimensione di relazione. Questa cosa qua è molto importante, perché è la relazione con la terra quando facciamo agricoltura, è la relazione con le macchine e con la conoscenza quando facciamo molitura, è la relazione con la materia prima per così com'è, per come ci è arrivata dal campo e dal mulino, quindi la capacità interpretativa, per questo non prodotto ma relazione. Allora, prima hai parlato di Monte Frumentario, che era un antico ente mutualistico nato intorno al XV secolo, che in pratica prestava le sementi ai contadini. Ci puoi spiegare un po' com'era nel passato la tua intesa di ripresa di questa istituzione? Allora, noi col lavoro della biblioteca poi ci siamo trovati a gestire tantissima biodiversità, e la necessità era sempre di riprodurle queste piccole parcelle dove noi riproducevamo per fare coltivazione. Ci servivano le terre. Il problema storico, strutturato, è quello che qua le terre non si trovano, meglio, le terre ci sono, le persone anche di questo paese, di Caselle in Pitteri, ce le facevano coltivare, ma non ci facevano il contratto di fitto. E quindi come facciamo a coltivare questo grano? Per questo, proprio con la creazione del mulino, ci siamo ispirati ai Monti Frumentari, che erano degli istituti retti solitamente da quelle che restano oggi nel nome di congreghe, no? Le congregazioni legate a qualche cappella, a qualche rituale. Tutto sommato i Monti Frumentari che facevano? Partivano con del grano all'ammasso, che affidavano nel periodo di semina ai contadini a unità di misura che era il tomolo, un contenitore a forma di tino che veniva riempito di grano, veniva arrasato, si dice, e veniva affidato al contadino, un tomolo. Quindi il contadino disponeva del seme per poter seminare, perché evidentemente non l'aveva conservato. E le condizioni di fame, avere il grano da seminare e non avere pane, è difficile riuscire a conservare il seme. Diciamo, i Monti Frumentari assolvevano a questo compito, garantire le semine. E quindi l'anno successivo il contadino raccoglieva il grano, restituiva il grano al Monte Frumentario, non più a raso col tomolo, ma a monte, cioè faceva la collinetta, no? Da qui la parola monte. Il monte prendeva un po' di interesse, ma con questo interesse faceva opere di natura caritatevole, no? Faceva opere legate a forme di beneficenza. Che faceva più il Monte Frumentario? Quindi garantiva le semine tutto l'anno, ma poi successivamente quel seme che rientrava lo distribuivano in modo logico, ragionato, cioè un seme che veniva da una zona non lo rimandavano mai nella stessa zona, oppure un seme che era malato non lo destinavano alla semina, quindi in qualche modo facevano anche un miglioramento genetico. E quindi ci siamo detti, teniamo sto patrimonio genetico della biblioteca, iniziamo ad affidare il seme. A chi lo affidiamo questo seme? E questo è diventato un discorso, diciamo, interessante, nel senso che siamo andati nel passato e abbiamo trovato un istituto che era quello del comparaggio, che diciamo che in altre temperie culturali e pure in luoghi prossimi al nostro, no? Penso alle Endrine calabresi, ha assunto un ruolo il compare, ma il compare è ben presente nell'immaginario collettivo anche come il burlone e in tutto l'Appennino italiano, credo, no? E il compare, però diciamo nel mondo contadino e pastorale, io ricordo quello di mio nonno, il compare era il compare di Sanza, che garantiva a mio nonno che quando mio nonno andava a vendere i maiali che la sua scrofa faceva alla fiera di Sanza, a Sanza gli garantiva un approdo, una relazione, una necessità, e c'era una relazione, la prima prossimità dopo la famiglia, il compare. E quindi diciamo il Monte Frumentario resta ancora una struttura informale, però si diventa compari per entrarci dentro. Compari significa avere una relazione interpersonale, scambiarsi qualcosa, il profitto è una parte,
ma non è quella necessaria. Quella necessaria è la relazione, l'incontro. È così che siamo riusciti ad avere 26 compari. C'è un documento di affido, però diciamo che la priorità è che non si utilizzi chimica di sintesi, ma che si ragioni sulle rotazioni. In qualche modo i campi li seguiamo insieme e cerchiamo di interpretare attraverso il lavoro che facciamo nella biblioteca gli areali a cui destinare una popolazione, un miscuglio, una varietà, e soprattutto il compare che coltiva il grano del Monte Frumentario gli viene affidato il seme, quindi non lo compra, quando raccoglie ci restituisce il seme e il Monte Frumentario, quindi la cooperativa, gliene recompra non tutta la sua produzione, ma massimo fino al 70%, perché una parte di grano deve restare in mano al contadino, deve mangiare il suo pane e soprattutto deve attivarsi lui un'economia locale. Quindi il lavoro del Monte Frumentario è questo, e così siamo riusciti a tenere insieme tanta diversità cerealicole e diversità antropologica rappresentata dal nostro essere indigeni in un qualche paese dell'Appennino. Il tutto, hai detto, è nato dal Palio del Grano. Ci vuoi spiegare un po' cos'era, cos'è adesso e la sua funzione sociale? Ma il Palio del Grano è diciamo la prima edizione del 2005, la prima semina è quindi è novembre 2004. È nato in un contesto molto particolare, no? I paesi sono così, sono centripeti, centrifughi, cioè i paesi sono noi in dialetto usiamo la parola stagliate, no? Si stagliano capre e pecore, cioè si separano capre e pecore. Potete immaginare le quelle intestine, l'ombelico che si guarda da solo dei paesi, e il Palio nasce addirittura anche in una di queste robe qui, che è una contesa politica dovuta a un'elezione nel 2004, quindi nasce anche in un contesto molto difficile. Nasce per opera di questa Proloco, però da subito si manifesta con la sua forza, cioè il fatto di avere una festa dove il protagonismo popolare è la vera attenzione, e questo protagonismo popolare è un gioco, quindi una gara, e in questa gara si può manifestare tutto quel meccanismo costruito magari nell'infanzia, nell'adolescenza, perché i protagonisti più importanti del primo Palio erano tra i 50enni e i 60enni, che oggi sono diventati 80enni e che quindi non gareggiano più, che però erano quelli nati negli anni 30, quindi vi dovete immaginare questo meccanismo di orgoglio, no? E questo è servito pure a noi, a ridare linfa alla dimensione contadina, a riscattarsi rispetto invece a un'idea di modernità che ti faceva buttare il vecchio per prendere continuamente il nuovo. Questo invece ci ha fatto capire che ci poteva essere un processo di innesto, no? Un innesto, non un innesco, ma un innesto, e un innesto richiede poi il suo tempo, tant'è che il Palio poi ne ha fatto di percorso, nel senso che prima è arrivata la biblioteca del grano, quindi ho iniziato a parlare di agricoltura, di genetica, di varietà di grano in modo serio. Poi è arrivata l'esperienza sociale con i paesi del Cilento, poi il camp di grano con Ruralac. Diciamo, il Palio è stato un contenitore di creazione di valore non da spendere in quella che si chiama comunicazione, ma da spendere in quel campo che si chiama umanità, relazione, perché ha cambiato la vita anche a tante persone, oltre a me, ma a tanta gente, ha cambiato proprio la vita, cioè è entrata proprio in una dimensione altra della pratica, ha cambiato la vita a tante persone di Caselle, ma ha cambiato la vita anche a tanta gente che è venuta da fuori e che ha interagito con il Palio. Questo non è la specialità di Caselle Empitteri, però è uno dei protagonismi necessari, opportuni per il nostro Appennino. Tra l'altro non è che solo Caselle Empitteri faceva il grano, questa è una storia del Mediterraneo, è il Mediterraneo, che dobbiamo dire sul Mediterraneo? Dovremmo iniziare a guardare di più verso sud, dovremmo iniziare a guardare di più il bacino medio orientale, l'Africa, e ricordarci da dove veniamo, perché tutto questo discorso poi legato al grano lo concretizziamo proprio partendo da un valore di senso, no? Di verità compiuta. Il grano è una di quelle verità compiute dell'umanità, ne è l'origine, e quindi tutto il discorso relativo poi alla dieta mediterranea non può prescindere dal grano. Se non c'è il grano
non ci sono i seminativi, se non ci sono i seminativi non ci sono le rotazioni, non ci sono i pascoli, se non ci sono i pascoli non c'è il cacio ricotta, non ci sono i maiali neri, è un susseguirsi di dimensione, anche perché il paesaggio non è solo una fotografia e una cartolina, il paesaggio, il topos, il luogo è una dimensione di vita, quindi è solo nel momento in cui nel luogo riusciamo a tornare ad essere vita, vitali come produzione culturale, allora a quel punto il grano o la dieta mediterranea avrà un senso spendibile non solo nel campo della comunicazione, ma nel valore concreto della nostra umanità. Senti, un'ultima domanda, facendo un passo indietro al tuo ritorno alla terra madre, rifaresti tutte le scelte che hai fatto? Compieresti lo stesso cammino? Forse qualcosa non l'avrei fatta, però in qualche modo tutte le esperienze, tutte le scelte, no, ti portano a sedimentare qualcosa, anche quelle sbagliate. E queste robe qui sono un'ambizione, non sono un progetto che inizio e finisco. È un'ambizione, parte, non sai quando arriva. Tra l'altro l'ambizione presuppone un atto. L'ambizioso potremmo dire che è presuntuoso, però secondo me l'ambizioso ha una voglia di coscienza. L'ambizioso è colui che non guarda lontano per guardare nel futuro per sé, ma è quello che prova a dare un senso al proprio sé nel mondo, una relazione di senso, di comunità.